Quando una persona viene descritta come sifilitica, generalmente significa semplicemente molto magra, ma se volessimo essere precisi dovrebbe apparire così. Questo perché il termine sifilitico deriva dalla caratteristica forma detta spirocheta del Treponema pallidum, il fastidioso batterio che causa appunto la sifilide, pericolosa malattia venerea che ha mietuto numerose vittime in passato e che ancora oggi colpisce circa 11 milioni di persone l'anno. Questo spilungone di un batterio, che con i suoi 15 micrometri di lunghezza potrebbe partecipare ai campionati dell'NBA, si muove in maniera simile ad un cavatappi, ruotando sul proprio asse maggiore, e questo gli consente, quando l'ape va per impollinare il fiore, di attraversare le microlesioni che si formano sulle mucose genitali ed accedere quindi agli strati della cute. A questo punto inizia il suo processo replicativo estremamente lento, di circa 3 ore, che determina il lungo periodo di incubazione di circa 21 giorni, al termine del quale la carica batterica locale è diventata tale da indurre l'attivazione del sistema immunitario che, scatenando l'infiammazione, provoca la comparsa del zifiloma, una caratteristica papula che si localizza nel punto di inoculo e può andare incontro ad ulcerazione, e verrà seguita da una linfoadenopatia regionale, ovvero ingrossamento dei linfonodi, un quadro clinico che prenderà il nome di sifilide o LUE primaria. Tale lesione inoltre rappresenta la fonte massima di trasmissione, in quanto qualsiasi contatto con essa porta quasi certamente a un contagio. Per ovvie ragioni, i sifilomi tendono a localizzarsi prevalentemente nei genitali, ma vista la fantasia barra perversione di noi esseri umani, a seconda del tipo di rapporto possono trovarsi anche a livello orale ed anale, quindi, consiglio da parte del vostro fratellone Globus, tenete la luce accesa. Ora, in un mondo perfetto, un giovincello o giovincella, preso dalla foga, non segue le dovute precauzioni e dopo una settimana si trova questa bella chiazza nelle parti intime. Va dal dermatologo, si becca una ramanzina sulla prevenzione, fa una terapia antibiotica e guarisce completamente. Ma, siccome viviamo in un mondo in cui un uomo ha dato fuoco alla propria casa cercando di asciugare i pantaloni nel forno, questo sbadato giovine, un po' per vergogna, un po' per tanto non mi serve, non va subito dal medico, fino a quando dopo 4-6 settimane la papula sparisce completamente e tira un bel sospiro di sollievo. In realtà la risoluzione dell'ulcera dipende dall'attivazione dei macrofagi e dai linfociti che distruggono i batteri locali. Tuttavia, nel frattempo, questa popolazione di microscopici vatussi si diffonde nel circolo ematico e colonizza diversi distretti tra cui la cute, il sistema nervoso e cardiovascolare. Si entra quindi nell'ambito della sifilide secondaria, che può presentare sintomatologia molto variegata. Si hanno sintomi generali come faringodinea, febbre, malessere generalizzato, insieme a lesioni mucose che, se localizzate alla bocca, possono causare erosione del palato, ed erosione cutanea sotto forma di macule rosee e papule diffuse soprattutto al tronco e alle estremità degli arti superiori che prendono il nome di sifilodermi, talmente carichi di batteri che, se stringesse la mano a una persona con dei sifilodermi sul palmo, l'unica speranza di non infettarvi è quella di immergere le mani in una bacinella di acqua ossigenata per 45 minuti e pregare. Questa rappresenta la fase in cui più frequentemente si fa diagnosi di sifilide, che, oltre alla clinica, si avvalora di test laboratoristici quali il VLDR, che misura gli anticorpi contro alcune molecole biologiche come cardiolipina e lectina, che si positivizza già dopo pochi giorni la comparsa del sifiloma, ma che può essere falsato da altre condizioni come gravidanza e malattie autoimmuni. Per questo si in genere raggiunge il TPH, che invece ha valenza solo nelle fasi tardive della malattia, ma permette di fare diagnosi con certezza. A questo punto, grazie alla terapia antibiotica, la maggior parte dei pazienti guarisce completamente, anche se durante la terapia si ha la cosiddetta reazione di Jarisch, in cui la rapida morte dei batteri causa il rilascio di molecole tossiche che provocano un peggioramento dei sintomi. In età preantibiotica, oppure quando un soggetto per un motivo o per un altro non segue la terapia, la colonizzazione del sistema nervoso e cardiovascolare, che precocemente non dà alcun disturbo degno di nota, provoca l'ingresso nella cosiddetta sifilide terziaria, che può richiedere dai 10 ai 30 anni per manifestarsi, ma che al giorno d'oggi fortunatamente è quasi scomparsa. Per quanto riguarda il sistema nervoso, si possono avere manifestazioni a carico delle meningi, con presenza di cefalea, nausea, vomito e rigidità nucale, interessamento dei vasi cerebrali con ictus e distruzione del tessuto nervoso stesso con paralisi progressiva e perdita delle funzioni cerebrali. L'interessamento cardiovascolare invece si presenta con un'infiammazione dell'aorta che spesso provoca lo sviluppo di un aneurisma che, in caso di rottura, porta a morte rapida ed è difatti la causa principale di morte nei soggetti con sifilide terziaria. Una forma pericolosissima invece è la sifilide congenita, che spesso si ha quando una donna incinta contrae il treponema. Il batterio infatti è facilmente capace di attraversare la barriera placentare e colpire il feto, il cui destino dipende unicamente dallo sviluppo raggiunto al momento delle infezioni, ma è sempre infausto. Qualsiasi infezione prima del quinto mese infatti provoca sempre l'aborto.
Oltre questo periodo il feto può sopravvivere, ma spesso presenta malformazioni assolutamente invalidanti sia a livello cutaneo con bolle desquamanti, sia viscerali con lesioni agli organi interni di gravità variabile. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, così so che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram e, se vi piacciono i nostri design, potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!